Possiamo ora creare il menu principale. Scegliamo Crea contenitore, menu. Inseriamo un nome che identifichi il menu. Inseriamo il tipo di ordinamento. Possiamo vedere nell'help i vari tipi di ordinamento disponibili. Aggiungiamo un titolo e il logo. Invieremo un'immagine sul server e la selezioneremo utilizzando il file manager di Magic CMS. Creiamo una nuova cartella per questo contenuto. E scegliamo l'immagine da inviare al server. Una volta inviata l'immagine, la selezioniamo con un doppio clic. Infine salviamo il menu che abbiamo appena creato. Una volta creato il main menu, lo configuro come menu principale del mio sito. Vado in configurazione sito e come menu principale scelgo il mio main menu. Adesso aggiungo una home page al mio menu. Apri il menu, aggiungi elemento figlio, home page, inserisco il nome dell'home page, il display title, il nome della pagina Facebook da cui la home page ricaverà la colonna delle notizie, un'immagine che renda più colorata la condivisione sui social network, due testi, descrizione breve e il testo che viene mostrato negli elenchi di ricerca dai motori di ricerca. Testo è il testo vero e proprio della pagina. Come vedete, anche agendo direttamente su HTML ho del testo formattato in modo che sia leggibile. Posso tornare in what you say, what you get e modificare le cose che voglio modificare direttamente a questo livello. Per esempio, passare dal titolo livello 2 al titolo livello 1 e impostare il link su una nuova finestra. Posso controllare come anteprima il risultato
della pagina. La colonna delle notizie con il collegamento ai post della pagina Facebook e il breve testo che ho inserito. Posso scegliere salva e pubblica per rendere le modifiche definitive. Ora posso definire la mia home page come pagina iniziale del sito. Vado in configurazione sito e dalla casella combinata pagina iniziale scelgo Home. In questo tema è previsto che la home page contenga uno slideshow, quindi contenga delle slide. Apro la home, scelgo aggiungi elemento figlio, mi viene proposto come elemento lo slide perché così è stato impostato il tema e posso creare una nuova slide. Basta dargli un nome. Il campo ordine determinerà l'ordine degli slide all'interno della home page. Il testo sarà il testo della slide mostrata, ovviamente un testo HTML. Inseriamo i contenuti della nostra slide. Inseriamo un titolo di livello 1 e inseriamo nel titolo un'immagine. Cliccando su cerca sul server apriamo il file manager e inviamo un'immagine dal nostro disco locale sul server. Una volta trasferita l'immagine, la selezioniamo con un doppio clic. Eliminiamo le impostazioni di larghezza e altezza, passiamo nel tab avanzate e aggiungiamo due classi che rendono l'immagine responsive. img-responsive e center-block. Grazie a queste due classi la larghezza dell'immagine si adatterà automaticamente all'elemento che la contiene. Nel caso l'elemento sia più largo dell'immagine, l'immagine sarà collocata centralmente. Quindi scegliamo un'altra riga, adesso però scegliamo un corpo, la riga sotto scegliamo il titolo 3 e mettiamo sample animation, 2 punti,
flip. Passiamo per impostare le animazioni, perché c'è più comodo, nel codice sorgente. A questo punto posso aggiungere le classi che determineranno le animazioni della slide. La classe animated, che va sempre inserita, una classe opzionale che in questo caso mi dà un ritardo di 1 secondo prima che l'animazione perda, e poi una classe per l'animazione in entrata e una classe per l'animazione in uscita. In questo caso metterò flip in X e flip out Y. Determino poi le classi per il mio titolo che sta sotto la mia immagine animata. Quindi inserirò un elemento, un attributo class, centrerò l'elemento sempre utilizzando le classi Bootstrap, e anche qui lo animerò animated senza ritardo, generiamo l'animazione bounce qui, facendo entrare da destra e adesso posso vedere in anteprima la mia animazione. Scelgo il tasto anteprima, se sono soddisfatto del risultato posso salvare in maniera definitiva il lavoro e aggiungere una seconda diapositiva. Creeremo un duplicato, gli daremo come titolo slide 2, come ordine gli daremo 10 in modo che venga dopo la slide che abbiamo appena creato, e semplicemente modificheremo quello che vogliamo modificare. Adesso per esempio proviamo l'animazione zoom, lasceremo tutto uguale, soltanto che al posto delle classi di animazione metteremo zoom in e zoom out. Guardiamo l'anteprima, salviamo e pubblichiamo. E infine, sempre con lo stesso meccanismo, possiamo aggiungere una terza animazione. Vedete che man mano che salvo in maniera definitiva le animazioni si aggiungono al mio contenuto di home page. Farò un numero più alto in modo che vada in coda e modificherò l'animazione con rotate.
E questo sarà il risultato finale.